Ciao ragazzi, oggi andremo a parlare del sound design e perché è così importante per i vostri video. Prima di iniziare a parlare di sound design però voglio dirvi che questo video è in collaborazione con Epidemic Sound, che se non lo conoscete è un sito con oltre 30.000 canzoni e 60.000 suoni per i vostri video pronti per essere usati, e se vi interessa potrete avere 2 mesi gratis cliccando il link in descrizione e applicando il codice BASSO2012. Il link ha valenza una settimana, quindi se volete farlo fatelo subito. Oggi andremo ad analizzare il mio ultimo video dedicato al Giappone, in cui vi mostrerò come ho lavorato con il sound design e come i suoni si immergano completamente con il visual del video. Se non avete ancora visto il video ovviamente andate a vederlo, vi lascio il link in descrizione, anche perché tutti i suoni e le canzoni che ho scelto per quel video sono state prese da Epidemic Sound. Bene, partiamo da questo punto. Qua possiamo vedere come i suoni più semplici possano differenziare la scena. Bene, qua abbiamo per esempio 2 persone in primo piano che attraversano la strada e, come possiamo notare, la prima persona ha una scarpa con una suola molto morbida, mentre la seconda persona ha delle scarpe da abito. Quindi ovviamente dovremo distinguere i 2 suoni in base alla scena. Altre cose che vengono spesso sottovalutate sono i suoni ambientali. Per esempio, abbiamo le scene dove c'è un ruscello, una cascata o una fontana, oppure abbiamo scene in cui ci sono molte persone, quindi posti affollati. Nel video lo vediamo ma non sentiamo, non percepiamo il suono di quella scena. Ecco, proprio come in questo caso. Questo è un altro di quei suoni banalissimi ma che possono cambiare la percezione del video. Infatti questa persona batte le mani e noi sotto ci mettiamo il suono delle mani che battono. Ovviamente anche quando ci saranno scene immerse nella natura dovremo mettere dei suoni pertinenti a quel tipo di video in modo da far arrivare determinate sensazioni a chi lo guarda. Per quanto riguarda le transizioni invece non bisogna sottovalutare l'aspetto dei suoni tra una scena e l'altra, in modo da rendere il video molto più fluido quando lo si guarda. Ci sono diversi tipi di transizioni e ovviamente ogni transizione deve avere un suono dedicato. Ci sono per esempio whoosh, swoosh, ci sono riser, ce ne sono tantissimi. Per esempio partiamo da questa scena dove abbiamo un avvicinamento di camera verso 2 persone e subito dopo si passerà con una transizione dentro il ristorante, quindi scena completamente diversa. Questa era la transizione. In questo punto io ho messo un riser, che sarebbe semplicemente un innalzamento di volume graduale, fino ad arrivare al punto massimo dove ci sarà la transizione tra una scena e l'altra. Proprio così. E non è l'unico punto dove ho usato questo tipo di suoni. Anche qua per esempio abbiamo usato lo stesso effetto, perché la telecamera andava all'indietro e stava per succedere qualcosa. Nel momento in cui abbiamo fatto il panning verticale, il riser ha raggiunto il picco massimo di volume e quindi c'è stato il cambio di scena. Nel punto in cui abbiamo diverse transizioni è importante aggiungere il suono in ogni passaggio in modo da far scorrere bene il video, proprio come in questo caso. Fino ad arrivare in questo punto dove abbiamo un cambio totale di scena, calma, natura e tutto si placa. Non è obbligatorio usare i suoni reali di quell'esatto momento, ma a volte possiamo usare la fantasia ed adattare dei suoni che non c'entrano niente con quello che stiamo guardando, ma che sono adattabili alla scena. In questa scena abbiamo un dolly zoom che non è nient'altro che un allungamento del background e ovviamente per descrivere questo movimento io ci ho aggiunto questo suono. E questo ovviamente è un suono che nella scena reale non c'era, però vi dà la sensazione che quel movimento ci sia, capite? Anche qua per esempio abbiamo un passaggio sotto questa struttura molto vicino, quindi abbiamo messo un suono che faccia percepire questo. Un'altra transizione interessante è il passaggio dal disegno alla realtà. Questa transizione è stata pensata prima ovviamente ed è stata realizzata facendo lo screenshot di un frame di una ripresa fatta il giorno stesso e riportata come illustrazione in modo da unirla alla scena reale.
Anche qua ovviamente abbiamo ancora suoni notturni perché siamo all'esterno. Qua c'è il suono del passaggio, quindi si va all'interno. Anche qua, se fate attenzione, potete sentire il rumore del rapidografo mentre sta disegnando. E si arriva in questo punto dove abbiamo come suoni un riser e un whoosh che accompagnano il passaggio tra le due scene. Bene ragazzi, questo è il mio metodo di lavoro per quanto riguarda il sound design. Se avete altre domande su questo video o altri video, fatemele nei commenti. Non dimenticate che avete una settimana di tempo per cliccare il link in descrizione, applicare il codice BASSO2012 e ricevere 2 mesi gratis su Epidemic Sound per poter scaricare musica e suoni per i vostri video. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo tutorial.